Ciao a tutti, amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro, tendenze energetiche e affettive per la prima parte di giugno 2023. Abbiamo la carta della giustizia, amici del Toro, periodo di riequilibrio di situazioni, di relazioni. Per qualcuno magari si può trattare di qualche questione che a livello burocratico giunge a una regolarizzazione, giunge a un contratto. Se per caso state aspettando appunto qualche foglio, qualche firma a livello di giustizia, a livello burocratico, è facile che in questa prima parte del mese arrivi. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Intanto, come sempre, vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. E se non sapete come unire questi oroscopi, vi consiglio di guardare la guida di cui trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione trovate anche il link al video che vi spiega di che cosa tratta la sezione riservata agli abbonati e trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Allora abbiamo un 6 di bastoni, un re di pentacoli al contrario, la carta della sacerdotessa, un cavaliere di spade, mm, 5 di spade, asso di coppe e fante di spade. Allora, iniziamo con questo 6 di bastoni. È una carta di successo, è una carta dei riconoscimenti, è una carta di qualcuno che è arrivato ad un risultato, come se ci fosse stato il raggiungimento di un obiettivo, letteralmente. Diciamo che poi abbiamo questo re di pentacoli al contrario, ragazzi, qui o fa riferimento alla vostra persona di interesse o potrebbe essere la vostra energia, però sta di fatto che ehm, è come se foste un po' sovrastati dalle questioni quotidiane, è come se ci fosse qualche cosa di un po' problematico, di un po' aggrovigliato per quello che riguarda la quotidianità ed eventualmente anche la gestione delle risorse. La sacerdotessa è una carta che vi dice di seguire l'intuizione fondamentalmente, o è come un avvertimento a fare attenzione alle vostre intuizioni di questa prima parte di giugno. È come se mancasse un certo tipo di determinazione con questo cavaliere di spade e il 5 di spade. C'è confusione mentale, c'è poca determinazione o magari è proprio la volontà di qualcuno di fuggire o c'è questa... Cavaliere di spade rappresenta sempre anche come vi posso dire, una relazione, uno scambio energetico intermittente, un po' sì, un po' no. Terminiamo poi appunto col 5 di spade, l'asso di coppe e il fante di spade, ma li andiamo a vedere direttamente con i mini tarocchi. Adesso ripartiamo dal 6 di spade, abbiamo la carta dell'appeso, la carta degli amanti, wow, e il 9 di bastoni. Io credo che molti qui abbiano iniziato una relazione da poco o se comunque avete una relazione, ho come la sensazione che inizierete a vedere le cose da un altro punto di vista con la carta dell'appeso. Perché comunque avete la carta degli amanti, è una carta di amore, di armonia, di equilibrio, di nutrimento reciproco. È una carta di innamoramento, è anche una carta di amor proprio, eh. Andiamo a vedere il re di pentacoli. Un'altra volta la sacerdotessa e il 5 di pentacoli.
Allora, ragazzi, qui può essere che ci sia qualche tipo di perdita all'inizio di giugno con il 5 di Pentacoli, che per qualcuno è una questione di perdita di fiducia, come vi dicevo, è come se ci fosse qualche problema a livello di concretezza, di concretizzare qualcosa. Per qualcuno fa riferimento, visto che comunque abbiamo anche la giustizia, potrebbe essere una questione legata a una casa, legato a un pagamento inaspettato, magari a livello familiare, però è un po' come se vi dicessero guardate oltre, guardate più in là. Allora, il re di Pentacoli a testa in giù, mm, io lo sento in questo caso come se fosse una sorta di mancanza di concretezza e anche qui con il 5 di Pentacoli abbiamo questa sorta di carenza ehm, concreta, materiale. Ho come la sensazione che questa persona o vi abbia deluso o può essere che vi abbia raccontato o che vi racconti se è una persona nuova. ehm, sì, come vi posso dire, qualche cosa che non... È come se fosse in una sorta di carenza emotiva o economica. La carenza emotiva sono quelle persone che vedono sempre tutto nero, che pensano che il mondo ce l'abbia con loro, oppure proprio qualche cosa che riguarda il soldo, gli averi, i possedimenti, qualcosa di concreto, di fisico. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Per qualcuno potrebbe essere una casa perché abbiamo la giustizia, eh? Torre 3 di coppe. Mm. Ragazzi, qui ho come la sensazione che ci sia qualche questione legata all'ego con questa torre che ha bisogno di essere pulita. Perché? Perché probabilmente o questo tre di coppe fa riferimento a degli amici, delle influenze esterne che sono intorno a voi, mm, e per cui c'è bisogno, appunto, come vi dicevo prima, di guardare oltre. La, la carta della sacerdotessa è colei che rappresenta la dualità, lo yin e lo yang, il sole e la luna per capirci. Poi in sé come carta è associata alla luna perché è del secondo chakra, però ho come la sensazione che qui ci sia da togliersi dalla dualità, è giusto o sbagliato, ma vedere oltre, vedere perché si è creata tutta questa dinamica, perché quando c'è la torre ho come la sensazione che qualcuno voglia scappare, ve l'ho detto. C'è qualche situazione di carenza qui che è abbastanza pesante, nonostante magari apparentemente abbiate raggiunto un risultato, un obiettivo, magari nella relazione con qualcuno, c'è qualche cosa che ha a che fare, magari anche con un padre, perché comunque è un re di pentacoli. Con questioni burocratiche con la casa, sento che qui si è un po' stanchi e si vorrebbe semplicemente lasciarsi indietro le cose e i problemi, diciamo, e pensare un po' di più a divertirsi, a star leggeri, a godersi la vita. Ehm, C'è bisogno di guardare al futuro con ottimismo. Andiamo a vedere il Cavaliere di Spade. Mm, Cavaliere di coppe, 8 di coppe. È come se volessero proporvi di fuggire insieme, ho come questa sensazione, perché questa è una proposta, questa è una carta comunque di abbastanza di fuga, soprattutto in questo caso, e l'otto di coppa è una carta di viaggio, di introspezione. Tecnicamente è una carta di viaggio interno, di viaggio interiore, ma può anche essere una carta di viaggio esteriore, cioè di qualcuno che prende parte e va, non si sa bene per quale meta, però l'importante è andare, non rimanere fermi, insomma. È come se qualcuno stesse aspettando una proposta, un'offerta qui da parte di qualcuno. Andiamo a vedere il 5 di spade. 6 di coppe. Asso di coppe. Ragazzi, io ho come la sensazione che qualcuno abbia un po' di confusione per quello che riguarda
che tipo di relazione d'amore vuole o qual è il tipo di relazione ideale, perché è come se ci fosse una sorta di romanticizzazione intorno all'amore, cioè è un po' come se sentissi che siete innamorati dell'amore e non in realtà della persona, cioè è un po' come costruire una favola intorno a ogni cosa, perché ricordo che il 6 di coppe è la carta della fiaba, dell'amore da fiaba. Però qui c'è un 5 di spade, quindi è come se avesse della confusione mentale o come delle proiezioni. Vi ricordo che c'era la torre, il 5 di spade è anche una carta che fa riferimento all'ego, esattamente come la torre. Andiamo a vedere l'asso di coppe perché ce l'avete anche qui. Perché l'asso di coppe è un inizio. 6 di spade. L'asso di coppe è un inizio romantico, ragazzi. 6 di spade, la morte. 4 di pentacoli. Allora, io credo che qui, perché anche il 6 di spade è una carta di viaggio, quindi c'è qualche tipo di distacco, di viaggio, di gita, di introspezione, potrebbe anche essere, che vi porterà pian pianino, attraverso questa morte e questo 6 di spade, ad allontanarvi dalle credenze limitanti che avete acquisito durante l'infanzia, alle quali siete attaccati e che non vi portano più da nessuna parte, fondamentalmente. Il fante di spade, in questo caso lo sento come se vi dicessero cercate di diventare osservatori della situazione, ok? Perché avete la morte è quello che taglia, finisce, chiude certi cicli, lascia anche la giustizia alla spada, Quindi c'è bisogno di tagliare con qualche tipo di, sento, mentalità o ideale inerente alla storia d'amore e alla relazione, cioè nel senso, non, tutti abbiamo un'idea della relazione ideale, no? Però io credo che succeda questo perché la maggior parte delle relazioni che abbiamo sono, diciamo, prendetela così, sono del basso astrale, cioè sono nella nostra vita per insegnarci qualche cosa attraverso il contrasto. La relazione idilliaca che pensiamo noi è la relazione dell'amore in luce, dell'amore equilibrato, dell'amore che nutre le due parti a vicenda, che fa crescere nella gioia, non che fa crescere o imparare nella sofferenza, che è un po' quello che va per la maggiore. Andiamo a vedere il fante di spade. Quindi ho come la sensazione appunto che ci sia questa idea un po' troppo romantica, che in realtà non sento essere sbagliata, perché è giusto cercare di immaginarsi la relazione ideale. Però credo anche che non bisogna troppo rimanere attaccati a questo sogno, essere capaci di discernere o discernere, non so come si dica, ehm, quello che è un sogno, scusate, un sogno da quello che poi è la realtà. Avete la sacerdotessa, vi dice di guardare oltre quelle che sono le proiezioni, le illusioni. Scusate, andiamo ancora a vedere una carta per il fante di spade. Fante di coppe e diavolo al contrario. Qui in effetti si tratta di dinamiche, di credenze limitanti, di attitudini, atteggiamenti, abitudini comportamentali che sono condizionate con questo diavolo. Quindi qui è proprio un po' come se vi volessero dire diventate osservatori di voi stessi, rendetevi conto di che dinamiche, di che meccanismi mettete in atto e pulite da quel tipo di ideale che avete, di sogno che avete. Cioè, se l'ideale è che ci si nutra, ok? Quindi io faccio qualche cosa per l'altro, una volta, 2 volte, 3 volte, e l'altro non fa niente, freno e mi chiedo perché, osservo la situazione, perché l'altro non fa niente e io continuo a fare, io continuo a dare e l'altro non mi dà? C'è qualche cosa che non va. Non è una relazione equilibrata a doppio scambio, è una relazione a senso unico, io do e l'altro prende. Andiamo a vedere ancora un oracolo, ragazzi, vediamo che cosa vi vogliono dire per chiudere la lettura.
Allora, questa carta numero 28, e vi parla di pulire il vostro spazio. Spazio fisico, spazio mentale e spazio emotivo. Cioè, drenate quelli che sono i sentimenti e le emozioni negative. Quando vi rendete conto che state pensando a qualcosa di negativo, cercate o di mettere della musica allegra o di pensare subito a qualche cosa di positivo che vi faccia star bene, che vi faccia gioire. Però qui la necessità è pulire un po', direi a 360 gradi, ok? Bene, amici del Toro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie del prossimo futuro. Se sì, potete farmelo sapere con un like, con un commento, un'iscrizione, una condivisione, una donazione, l'abbonamento. Ogni tipo di supporto per me è molto importante e di fatto voglio ringraziare tutte le persone che sostengono il canale. Vi ringrazio anche di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!